Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuti. Sono Laura Ceci Galanos, direttrice esecutiva della World Stroke Academy, la piattaforma educativa della World Stroke Organization. Forniamo formazione sull'ictus ai professionisti sanitari come voi in tutto il mondo. È con immenso piacere che stiamo ospitando questa attività educativa oggi, con più di 900 persone che si sono registrate per imparare le novità sulle terapie antitrombotiche per la prevenzione dell'ictus. Un webinar supportato da un contributo educativo non vincolato da Bayer AG, che ringraziamo molto per il loro sostegno. Ora, senza indugiare, vi presento la professoressa Valeria Caso, la moderatrice di oggi. Primario di neurologia dell'unità Ictus dell'ospedale di Saronno, Italia, e tesoriera della World Stroke Organization. Valeria, a lei la parola. Grazie per essere qui. Grazie Laura, e grazie a tutti voi che vi state unendo a questo webinar molto interessante, ai relatori che sono qui. E li presenterò uno per uno e probabilmente non hanno bisogno di alcun tipo di introduzione, ma sono qui come moderatore, quindi dovrei farlo. Vorrei anche ringraziare Bayer AG per il contributo non vincolato. Il primo è il professor Ashkan Shomanesh e uno dei due, il signor Fattore 11. Parlerà dei meccanismi e della logica del targeting del fattore 11 per una strategia sicura nella prevenzione secondaria dell'ictus. Ashkan, tutto per te. Grazie mille per la gentile introduzione, signora Fattore 11. Quindi io inizierò con analizzare la logica meccanicistica per cui l'inibizione del fattore 11 può offrire una strategia antitrombotica più sicura nella prevenzione secondaria dell'ictus, ovviamente in gran parte teorico, con prove di supporto sostanziali per sostenerla. E fornirò queste prove, ma in realtà questo è ora essenzialmente confermato dal completamento dello studio Oceanic Stroke Trial che Mike Sharma vi illustrerà tra poco. Le mie divulgazioni sono qui. La più rilevante è che Bayer AG sponsorizza il simposio. Ho lavorato con loro nello sviluppo del loro inibitore del fattore 11A nelle fasi 2 e 3 degli studi. I nostri obiettivi sono discutere il fattore 11A, il suo ruolo nella cascata della coagulazione e la logica per cui l'inibizione del fattore 11A può separare la formazione patologica del trombo dall'emostasi fisiologica. E poi rivedere le prove precliniche. Studi epidemiologici e clinici supportano l'utilità dell'inibizione del fattore 11A nella prevenzione dell'ictus promossa dal dottore Sharma che ce lo illustrerà dopo. Il fattore 11, o tromboplastina plasmatica antecedente, è la forma zimogenica della forma attivata che è il fattore 11A. È prodotto nel fegato e ha un'emivita plasmatica di 52 ore. Viene attivato dal fattore 11A, 2 fattore 11A, 12A trombina insieme al fattore 11A. Il fattore 11 è un po' unico rispetto ad alcuni degli anticoagulanti o antitrombotici che abbiamo usato in passato sul percorso del contatto o via intrinseca. Questo contrasta con gli altri agenti che agiscono prevalentemente nella via comune. Li esaminerò tra un secondo. Quindi, ad esempio, per i nostri anticoagulanti diretti hanno come bersaglio il fattore 10A o i nostri inibitori diretti della trombina. I nostri eparinoidi sono inibitori combinati del fattore 10A e 11A, entrambi nella via comune. L'anticoagulante più potente è il warfarin, che blocca diversi fattori dipendenti dalla vitamina K, 2, 7, 9 nella via di contatto, oltre poi al 10 nella via comune. La maggior parte dei tipi di sanguinamento arriva da lesioni vascolari o anche la formazione patologica di trombi senza sostanze estranee o superfici meccaniche. Si tratta della via del fattore tissutale,
che è guidata dal complesso fattore tissutale, fattore 7, che poi porta a questa via comune che porta alla formazione di trombina e poi a coaguli reticolati. Mentre la via di contatto è in realtà più importante per casi come la trombosi in presenza di sostanze estranee, come valvole meccaniche o circolazione extracorporea, per esempio. Tuttavia, ciò che è davvero unico riguardo al fattore 11 è che è anche un complemento alla via comune, anche se si arriva alla via comune tramite la via del fattore tissutale, a causa di questo anello di amplificazione della trombina nel tracciato che seguo col cursore, che riporta la trombina al fattore 11 creando l'anello di amplificazione della trombina. È davvero la sua posizione unica in questo anello di amplificazione della trombina che porta all'eccitante potenziale che con l'inibizione del fattore 11 possiamo mantenere l'emostasi pur inibendo solo i trombi che sono patologici e contribuiscono a patologie come l'ictus ischemico. Quindi, per entrare un po' più nel dettaglio, qui stiamo trattando solo la via del fattore tissutale e quando si tratta di lesioni vascolari c'è abbondanza di fattore tissutale nella parete del vaso, specificamente nell'avventizia, che si ottiene un grande picco di trombina. Attraverso questa via del fattore tissutale, in gran parte indipendente dall'anello di amplificazione della trombina guidato da fattore 11. Quando si hanno trombi patologici, come nella rottura della placca, c'è un fattore tissutale insufficiente per ottenere un picco di trombina sufficiente che causi un trombo patologico. Ma un piccolo trombo iniziale richiede poi il fattore 11 per questo ciclo di amplificazione della trombina e creare un trombo più grande. Scoppio di trombina che porta a coaguli per occludere il flusso o diventare trombi mobili che embolizzano a valle e raggiungere il cervello. E così, guardando la parte inferiore di questa figura, con ad esempio i nostri inibitori del fattore 10A, non solo bloccherebbero la formazione patologica di trombi, ma ridurrebbero anche l'emostasi perché sono una componente intrinseca della via del fattore tissutale. Non entra nel ciclo aggiuntivo di amplificazione. Al contrario, bloccando il fattore 11A, si può mantenere quel tappo emostatico o emostatico che si sviluppa da un massiccio scoppio di trombina che si verifica dal tessuto esposizione del fattore alla circolazione, bloccando solo la cascata di propagazione che porta a piccoli trombi patologici che diventano più grandi. Trombi che poi di fatto provocano patologia occludendo il vaso o embolizzando. E quindi la base teorica è che inibendo il fattore 11A possiamo separare la formazione patologica del trombo dall'emostasi e in realtà l'interesse che è aumentato per il fattore 11 come bersaglio è venuto da un'osservazione clinica iniziale in pazienti con carenza ereditaria di fattore 11, una rara forma autosomica recessiva di quella che era chiamata emofilia, colpisce circa lo 0,2% degli ebrei ashkenaziti, dove le emorragie maggiori spontanee, inclusa l'emorragia intracranica, erano piuttosto rare. I pazienti erano identificati soprattutto per elevato tempo di tromboplastina e menorragia o sanguinamento eccessivo durante l'intervento chirurgico e talvolta dopo un trauma, in particolare in alcune mucose, come quelle della cavità orale, del naso, tonsille o del tratto urinario. Ciò che colpiva era che, nonostante un minore fenotipo di sanguinamento, questi pazienti avevano tassi inferiori di ictus ischemico e tromboembolismo venoso rispetto alla popolazione generale.
E dato che questa malattia è predominante negli ebrei ashkenaziti, molte di queste osservazioni cliniche iniziali provenivano da Israele, e dove in questo studio particolare, uno degli studi clinici fondamentali che ha dimostrato queste osservazioni, i pazienti con una significativa carenza di fattore 11 avevano rapporti di incidenza standardizzati per l'incidenza di ictus ischemico e la prevalenza di ictus ischemico che erano circa 0,12 rispetto alle attese nella popolazione generale. Queste osservazioni cliniche iniziali sono state poi convalidate da studi di randomizzazione mendeliana che hanno dimostrato associazioni significative tra polimorfismi genetici che aumentavano i livelli di fattore 11 e aumentavano i rischi di ictus ischemico, ma non di infarto miocardico o emorragia intracranica. Sembrava che in gran parte ciò fosse valido per vari sottotipi di ictus ischemico. Tuttavia, c'è stata incoerenza negli studi di randomizzazione mendeliana riguardo alle associazioni con malattie occlusive dei piccoli vasi. Per esempio, in questo studio non c'è stata un'associazione significativa, anche se la stima dell'effetto puntuale era ancora aumentata. Ma tuttavia, in questo studio alternativo che abbiamo condotto tramite il PHRI, abbiamo notato un segnale più forte per la malattia occlusiva dei piccoli vasi nella barra viola qui. 11 livelli, e in modo coerente negli studi di randomizzazione mendeliana non c'è stata alcuna associazione con l'emorragia intracranica. E questo ha davvero portato a molto entusiasmo per questo bersaglio. E ora ci sono circa 3 diversi composti che vengono testati in vari studi clinici, e questi includono oligonucleotidi antisenso, anticorpi monoclonali, nonché inibitori diretti a piccole molecole del fattore 11A. È questo terzo gruppo che viene testato per la prevenzione secondaria dell'ictus, come vi illustrerà Mike. Ma simile alla storia degli anticoagulanti orali diretti è stata l'inibizione del fattore 11 per la prevenzione del TEV nei pazienti sottoposti ad artroplastica totale del ginocchio. E uno di questi studi, lo studio Axiom TKR, ha fornito la prova del concetto che si potrebbe ottenere un'efficacia forse maggiore efficacia piuttosto con questi agenti. E in questo studio particolare, dosi crescenti di Melvexium, un inibitore diretto del fattore 11A o una piccola molecola, hanno migliorato la prevenzione del TEV rispetto all'enoxaparina con minor rischio di sanguinamento. All'enoxaparina. È in realtà un altro, credo. Punto chiave nella storia della prevenzione dell'ictus è la conferma delle indicazioni sull'inibizione a doppio percorso, combinando una dose più bassa. Nel nostro caso, un anticoagulante o un inibitore del fattore 10A, rivaroxaban, con terapia antiaggregante, aumenta l'efficacia nella prevenzione dell'ictus ischemico. In questo studio si è analizzata la malattia aterosclerotica stabile. La combinazione di una dose vascolare di rivaroxaban, 2,5-amina 2 volte al giorno, plus aspirina ha ridotto del 50% l'ictus ischemico rispetto a sola aspirina. E questo beneficio è stato osservato in vari sottotipi di ictus ischemico quando si guardavano i sottotipi di esiti nello studio. E un inconveniente qui, tuttavia, era che c'era un rischio elevato di sanguinamento maggiore. Grazie. E come ho detto, la sicurezza dell'inibizione del fattore 11 la rende più convincente in un percorso a doppia via. Per essere in grado di avere questi benefici simili. Persino più vantaggi, senza compromettere la sicurezza, che è una delle maggiori limitazioni di tutti gli anticoagulanti attuali. Hanno ancora alti tassi di sanguinamento che portano a scarsa aderenza e che i loro sanguinamenti frequenti li rendono meno interessanti. Ci renderà meno creativi nel combinare cure per aumentarne l'efficacia in diverse patologie.
E davvero la combinazione di tutto questo contesto ha portato per la prima volta nella storia ad avere studi di ricerca del dosaggio in fase 2 per la prevenzione secondaria dell'ictus prima della fase 3 e Mike vi illustrerà a breve tali dettagli. Il ruolo distinto del fattore 11 nel circuito di amplificazione della trombina permette di dissociare la formazione patologica del trombo dall'emostasi fisiologica. Ci sono molteplici prove che dimostrano che il fattore 11 è associato a un rischio maggiore di ictus ischemico, mostrando poca o nessuna associazione con l'ictus emorragico o emorragie maggiori. Queste caratteristiche rendono l'inibizione del fattore 11 una strategia molto promettente per ottimizzare la prevenzione secondaria dell'ictus, in particolare con una combinazione di terapia anticoagulante in un approccio di inibizione a doppio percorso. Quindi grazie mille e non vedo l'ora di ascoltare il resto delle lezioni di oggi. Grazie mille, Ashkan. È stato ottimo. Quindi hai creato il contesto. E ora, senza ulteriori indugi, passiamo al professor Mike Sharma. Non posso dire, signor fattore 11, non c'è un 1, non c'è un 2, voi siete 1 e 1. Quindi ora passeremo alla parte più clinica e vedremo ciò che abbiamo appreso dagli studi sull'ictus non cardiogeno. Molte grazie professoressa Caso e grazie Ashkan per questa ottima introduzione. Parlerò degli studi clinici sull'ictus non cardioembolico con inibizione del fattore 11A. Queste sono le mie dichiarazioni di interesse. Gli studi di cui parlo sono stati sponsorizzati da Bayer e BMS Janssen. Gli studi completati hanno testato inibitori a piccole molecole, quindi non hanno testato gli anticorpi monoclonali o l'oligonucleotide antisenso. E ci sono 2 farmaci orali che sono stati testati e sono in fase di test Asindexion e Milvexion. Con Asindexion gli studi completati sono Pacific Stroke, uno studio di fase 2 per la ricerca del dosaggio, e Oceanic Stroke, che è uno studio di efficacia e sicurezza di fase 3. Con Milvexion, lo studio Axiomatic SSP di fase 2 per la ricerca del dosaggio è completato, mentre lo studio di fase 3 è in corso. Questo è il disegno di Pacific Stroke, uno studio di ricerca del dosaggio di Asindexion in pazienti con ictus ischemico acuto non cardioembolico. I pazienti sono stati randomizzati NIHSS fino a 15 a una delle 3 dosi di Asindexion o al placebo. Il follow-up in questo studio, cosa importante, è stato da 6 a 12 mesi. L'obiettivo primario di questo studio e anche di Axiomatic SSP era un insieme di infarti silenziosi e ictus ischemico sintomatico. Questo endpoint composito era critico per completare questi studi di fase 2. Tutti i passati studi sugli antitrombotici furono condotti su pazienti con TVP, spiegando la mancata efficacia per quelli con ictus, e penso che una lezione cruciale sia che dobbiamo sviluppare dosi specifiche per l'uso nell'ictus. Questo è l'endpoint primario. Non c'è stata una risposta alla dose per l'endpoint primario, dovuta principalmente all'assenza di risposta degli infarti occulti. Questo vale per Pacific e Axiomatic SSP. Abbiamo notato nelle analisi post-hoc che ACE index a 50 mg riduceva l'endpoint composito di ictus sintomatico ricorrente o TIA rispetto al placebo, e questo effetto era amplificato nei pazienti con aterosclerosi sottostante. Ora, cosa più gradita, non c'è stata una risposta alla dose per l'emorragia. Questo vale per ogni tipo di sanguinamento, maggiore, non clinicamente rilevante e anche minore, fondamentale per i nostri pazienti. Ora, contemporaneamente, c'era Axiomatic SSP, che ha testato 5 dosaggi di Milvexian per 16 volte più del placebo. Ancora, l'endpoint è stato un mix di ictus ischemico sintomatico e infarti cerebrali nascosti, senza risposta alla dose a causa dell'inefficacia sui ictus nascosti.
Abbiamo notato tuttavia per l'ictus ischemico sintomatico c'è stata una riduzione numerica nell'occorrenza di ictus sintomatico rispetto al placebo a tutte le dosi, ad eccezione di 200 mg 2 volte al giorno. Ora, questo non è raro in fase 2, che non è eccezionalmente potenziata per ogni intervallo di dose, che una o due dosi possano mostrare un effetto opposto a quello osservato nelle altre dosi. Ciò ha portato allo studio Oceanic Stroke di fase 3 globale in doppio cieco e guidato dagli eventi con controllo placebo. Confronto tra Asindexin 50 mg e placebo in pazienti ad alto rischio di ictus non cardioembolico o TIA. Tutti i pazienti dovevano fare la terapia antipiastrinica e se pensate all'approccio a doppio percorso di cui ha parlato il professor Shoamanesh, c'è una buona giustificazione per usare questo approccio a doppio percorso. La randomizzazione è stata stratificata per l'intenzione di usare la monoterapia antipiastrinica, sia la doppia terapia con aspirina e un inibitore del P2Y12. Questo è uno schema del trial. I pazienti sono stati randomizzati entro 3 giorni dall'inizio dei sintomi a Asindexin 50 mg al giorno o placebo. Era guidato da eventi con una stima di follow-up che andava da 3 a 31 mesi. Queste sono le caratteristiche iniziali. La media di età dei partecipanti era di 68 anni, il 33% donne, e circa un quinto aveva avuto un precedente ictus o TIA con altri fattori di rischio, come ci si aspetta per questa popolazione. Il 66% era bianco, mentre il 28% asiatico. La maggior parte dei casi furono ictus ischemici e TIA di alto rischio. I principali sottotipi TOS ben rappresentati con aterosclerosi arterie grandi al 43%, ictus di origine indefinita nel 30%, occlusione piccoli vasi nel 22% dei partecipanti. L'NICAS mediano era 2, tuttavia. È importante notare che il 30% aveva un NICAS mediano alla randomizzazione superiore a 4. La maggior parte, il 63%, era in terapia antiaggregante. Gli ictus indice sono stati ben trattati, con il 27% che ha ricevuto IVT o una combinazione dei due. Questo è un risultato primario di ictus oceanico. 50 mg di Asindex al giorno hanno ridotto significativamente l'ictus ischemico rispetto al placebo. Queste curve iniziano a divergere presto e la divergenza continua, suggerendo che l'efficacia non è limitata dal tempo. Questi sono gli outcome secondari di efficacia. Asindex ha ridotto tutti gli ictus ischemici ed emorragici ed è stato associato a una riduzione del composito di morte vascolare e ictus grave, ha diminuito le morti e gli ictus gravi. Nei primi 90 giorni l'ictus ischemico è stato meno frequente con Asindexin, ma senza significato statistico. C'è stata una riduzione dell'ictus invalidante o fatale con Asindexin. Non è stato riscontrato un aumento significativo del sanguinamento maggiore, ISTH, eventi di sicurezza secondari, sanguinamenti non rilevanti, ictus emorragico intracranico sintomatico e sanguinamento fatale e sanguinamento minore erano simili con Asindexin e placebo. Sanguinamento minore, di nuovo, è molto importante prestare attenzione ai pazienti perché li rende socialmente ansiosi, li fa cambiare ciò che indossano. Abbiamo parlato con pazienti che non indossano camicie a maniche corte durante il trattamento perché sono preoccupati di mostrare lividi e spesso li porta a interrompere la loro terapia. Questa è la curva dei casi di sanguinamento maggiore ISTH e di Allen-Johansson e noterete che le due curve sono praticamente sovrapposte per Asindexin e placebo. La maggior parte dei sanguinamenti precoci è stata meno comune dopo.
Queste sono le analisi dei sottogruppi per l'ictus ischemico. Abbiamo fatto diverse analisi dei sottogruppi e felicemente le stime puntuali sono a sinistra della linea, indicando una risposta coerente da Asindexin. Quindi Asindexin è efficace nel ridurre l'ictus ischemico in ogni età, più giovani di 65 anni, più anziani di 75. Che fossero maschi o femmine, indipendentemente dalla regione, dal Nord America, Sud America, Europa occidentale, Europa orientale, l'Asia Pacifico, senza distinzioni di razza. E la stima puntuale per i partecipanti neri suggerisce un beneficio esagerato, potrebbe dipendere dai pochi partecipanti neri nello studio. Asindexin è stato efficace sia in presenza di ipertensione che diabete prima della randomizzazione, una storia pregressa di ictus o TIA, una storia medica di aterosclerosi, evidenza di aterosclerosi tramite imaging vascolare, la presenza di imaging cerebrale che dimostra un infarto acuto non lacunare, indipendentemente se era un ictus ischemico o TIA, ed è stato efficace attraverso i principali sottotipi di sclerosi arteriosa più grande, occlusione di piccoli vasi o ictus di eziologia indeterminata. Ha funzionato anche senza trattamento iperacuto e attraverso un range di gravità dell'ictus da meno di 3 sulla scala NIHSS a 8 o superiore e indipendentemente dall'uso della terapia antiaggregante doppia. Quindi concludiamo che nei pazienti con ictus ischemico non cardioembolico o TIA ad alto rischio trattati con terapia antiaggregante, la Sindexin a 50 mg ha ridotto l'ictus ischemico con un healthy ratio di 0,74. La differenza tra i bracci di trattamento è iniziata presto ed è continuata per tutto il periodo di trattamento. Abbiamo riscontrato un beneficio costante in tutti i gruppi e Asindexin ha ridotto l'ictus fatale o invalidante. Asindexin non è legato all'aumento del rischio di sanguinamento maggiore ISTH, emorragia non clinicamente rilevante, minore o cranica. Grazie per la vostra attenzione e passo la parola alla professoressa Caso. Grazie mille. E onestamente rimango sempre così impressionata quando sento questi dati e penso che questo sia stato davvero una svolta nella prevenzione secondaria dell'ictus. E ancora, congratulazioni per l'enorme lavoro che tu e Ashkan farete. È meraviglioso, davvero meraviglioso. Grazie mille. E ora passiamo alle implicazioni cliniche. Alla professoressa Xin Chen da Shanghai. Ed è un'altra donna dal panel, meravigliosa dalla Cina, è un leader futuro. Sono felice di presentarla. Grazie Prof. Caso. Mi chiamo Xing Chen, dell'ospedale Huashan, Università Fudan, Shanghai. Discuterò le potenziali implicazioni di queste terapie innovative sulle attuali migliori pratiche cliniche per la prevenzione secondaria dell'ictus. E grazie, professor Sharma e professor Dominic, per le precedenti lezioni. Nella pratica clinica riconosciamo da tempo che una singola terapia antiaggregante è spesso insufficiente per prevenire l'ictus ricorrente. Da Match del 2004 gli studiosi hanno approfondito la terapia antiaggregante doppia e lo studio Match ha mostrato che la DEPT a lungo termine aumentava il rischio di sanguinamento maggiore o letale. Studi successivi si sono concentrati su pazienti con ictus minore o TIA ad alto rischio. Solitamente entro 12-72 ore dai sintomi, sperimentano terapie brevi. Lo studio CHANCE ha usato 21 giorni di terapia. Lo studio POINT ha usato 90 giorni di terapia e Taylors ha valutato il ticagrelor, un antagonista pT12 più potente, combinato con aspirina per 30 giorni. Questi studi hanno trovato che la terapia breve precoce può ridurre l'ictus ischemico ricorrente e che 21 giorni di terapia non aumenta il rischio di emorragia.
Questo approccio tratta l'ictus ischemico acuto non cardioembolico. Nelle linee guida AHA e ASA appena pubblicate quest'anno. I pazienti idonei alla rivascolarizzazione riceveranno trombolisi o trombectomia meccanica. Se l'insorgenza è entro 24 ore, il paziente potrà, se è un ictus minore con NIH minore o uguale a 3 o ABCD 2 maggiore di 4, subire cure. Clopidogrel più aspirina per 21 o 90 giorni. Si può optare per Chance e Point oppure fare un test genetico per il KIP2C19 per usare una combinazione più potente, ticagrelor più aspirina per 21 giorni. Oppure si può usare ticagrelor più aspirina per 30 giorni, secondo lo studio Taylor. Se il paziente non presenta un ictus lieve con NIH da 4 a 5, si può usare clopidogrel più aspirina per 21 giorni. Secondo lo studio INSPIRE, con i pazienti sospettati di aterosclerosi, si possono usare 31 giorni di ticagrelor e aspirina. Se l'insorgenza avviene tra le 24 e le 72 ore, con NIH sotto 5 o più di 4 per ABCD, si può usare clopidogrel più aspirina per 21 giorni, secondo lo studio INSPIRE, altrimenti a lungo termine sono entrambi per la monoterapia. Quindi per questa breve terapia troviamo che l'incidenza cumulativa a 12 mesi dell'esito composito nella popolazione generale, secondo il registro TIA, è di circa 6% in un anno. Una recente meta-analisi di oltre 17.000 pazienti con TIA o ictus minore da 38 studi mostra che il rischio di ictus successivo è del 6% entro un anno e più alto negli anni successivi. Quindi questo è una recente analisi post-hoc dello studio INSPIRE, dove possiamo osservare che circa 6.000, più di 6.000 pazienti nello studio INSPIRE e circa il 60% ha ICUS, stenosi aterosclerotica intracranica. Gli investigatori hanno provato a dividere i pazienti in 4 gruppi. I pazienti senza stenosi ma con aterosclerosi, con solo ICUS, solo ECUS e con ICUS più ECUS. Hanno scoperto che per l'esito primario, qualsiasi nuovo ictus, il tasso cumulativo a 90 giorni è del 5,7%, il 7,2% per ICUS, il 10% per ECUS e il 13% per ICUS più ECUS. Suggerendo che i pazienti con ictus minore e TIA con stenosi intracranica o extracranica sintomatica hanno un rischio maggiore di recidiva ictale. E questo è un recente studio di coorte pubblicato su Stroke e mostra che tra più di 2.000 pazienti con ICUS sintomatica, circa l'85% entro 3 giorni dall'insorgenza. L'esito primario era l'ictus ischemico ricorrente nel territorio dell'arteria sintomatica entro 90 giorni e tra tutti i pazienti analizzati, circa il 9% ha avuto ictus ischemico ricorrente nell'arteria sintomatica. E potreste conoscere bene anche lo studio SEMPRES. Lo studio SEMPRES mira a testare l'efficacia dell'intervento. L'angioplastica transluminale percutanea e lo stenting potessero offrire un beneficio maggiore rispetto al trattamento medico aggressivo nella nostra malattia da aterosclerosi intracranica. Vediamo il rischio periprocedurale.
aumentato improvvisamente dopo la procedura e anche al follow-up di 3 anni. Non c'è beneficio, suggerendo che il trattamento medico aggressivo è il trattamento ottimale al momento per la malattia sintomatica, aterosclerosi intracranica. Inoltre, lo studio SEMPRES ha raccomandato anche un altro trattamento aggressivo, quello medico, incluso il controllo della pressione, la gestione dei lipidi e anche la gestione del diabete o dell'insulino resistenza. Oltre allo studio SEMPRES, ci sono 2 studi recenti di investigatori cinesi per valutare il trattamento interventistico, se sia migliore del miglior trattamento medico. Nello studio Cassi, sfortunatamente, l'effetto dello stenting più terapia medica non è stato più efficace del miglior trattamento medico da solo nei pazienti con ICAS sintomatica. Nel BASIS, l'angiografia blu ha benefici a lungo termine. Tuttavia, il rischio periprocedurale dell'operazione è ancora molto alto. È necessario rafforzare ulteriormente la sicurezza e la procedura. Vorrei quindi presentare un caso della mia clinica. Uomo di 50 anni con improvvisa debolezza sul lato destro. 2020. RM ha mostrato infarto acuto nel paraventricolare sinistro e semiovale e l'MRA ha mostrato la stenosi MCAM 1 a sinistra. Il paziente si è totalmente ripreso con aspirina e statina. Tuttavia, 5 anni dopo, ha avuto un'altra insorgenza improvvisa di intorpidimento e goffaggine del pollice e dell'indice destro, ed è arrivato circa 2 ore dopo l'insorgenza. L'RM ha rilevato infarto acuto nell'area frontoparietale sinistra e l'MRA ha mostrato la stenosi MCAM 1 a sinistra e l'ecografia carotidea non ha mostrato stenosi significativa e anche l'ECG è normale. Alla presentazione il paziente lamenta intorpidimento e goffaggine del pollice e dell'indice destro, senza deficit neurologici focali, nessuna debolezza oggettiva, perdita di sensibilità, disartria o atassia, e il sintomo era limitato solo a goffaggine e intorpidimento transitori delle dita destre. E lui fumava da oltre 30 anni, ma ha smesso dall'ultimo ictus e non aveva una storia di diabete e aveva una probabile ipertensione non diagnosticata. Le misurazioni ripetute mostrano pressione a 140 e oltre 90. Al ricovero il livello di LDL è bassissimo, solo 0,88 mmol/L, e assume aspirina, clopidogrel e statina. E così si è presentato alla mia clinica. Abbiamo confermato la stenosi di M1 sinistro e un imaging ad alta risoluzione della parete del vaso. Questa è la fase pre-contrasto. Quindi vediamo una MCA e seguendo il suo percorso si nota l'eccentricità e l'ispessimento della parete del vaso e una stenosi del vaso da lieve a moderata. Questa è la fase post-contrasto. Quindi qui possiamo vedere che c'è un leggero potenziamento della placca qui, sì. Quindi il paziente ha avuto un ictus ischemico ricorrente nel territorio della MCA sinistra e con stenosi sintomatica del segmento M1 sinistro e ha avuto un evento ricorrente nonostante l'uso cronico di antiaggreganti e un buon controllo del colesterolo LDL. Ovviamente dobbiamo escludere altre eziologie, ma sembrano improbabili. E quindi cosa fareste?
Quindi, prima di avere un'inibizione più potente di VAC11, io userei il cilostazzolo, un inibitore di PDE3. E secondo lo studio CSPS, pubblicato nel 2019, reclutano pazienti da 8 a 180 giorni dalla diagnosi di lesione DWI, con stenosi maggiore del 50% in un'arteria intra- o extracranica, o 2 o più fattori di rischio vascolare. I pazienti sono stati randomizzati ad aspirina in monoterapia o clopidogrel contro una combinazione di cilostazzolo, 100 mg 2 volte G con aspirina o clopidogrel, e la durata è di almeno 6 mesi e per un massimo di oltre 3 anni. Possiamo vedere che l'esito primario di efficacia e la doppia terapia antiaggregante è molto migliore, anche per l'esito secondario. E il sanguinamento maggiore o grave e potenzialmente letale è stato simile in entrambi i gruppi ed è stato molto basso, circa il 2%. Quindi, in sintesi, l'ictus ischemico ricorrente è una sfida significativa dopo un ictus ischemico acuto non cardioembolico o un TIA ad alto rischio, nonostante il miglior trattamento medico aggressivo. Inibire il VAC11 può essere una forte opzione per prevenire l'ictus, in particolare nell'ictus ischemico acuto non embolico con aterosclerosi e anche nell'ESUS. Ricordo che il professor Shomanesh ha annunciato il risultato del sottogruppo di analisi nello studio Oceanic Stroke, che l'ESUS. Il paziente trae beneficio da VAC11. E vorrei concludere e accogliere qualsiasi domanda. Grazie. Grazie a tutti i relatori. Ora abbiamo tempo per alcune domande e spero siate pronti. E vorrei dare seguito a ciò che ha iniziato riguardo al punto ESOS, e penso che sia una domanda per tutti e tre, perché ce n'è una anche nella chat. Vedete, come vedete, i Sodexia stanno beneficiando i pazienti ESOS. Quindi qual è secondo voi il beneficio? Qual è il meccanismo? Perché quando abbiamo iniziato a pensare all'ESOS più come fibrillazione atriale parossistica, ora ci concentriamo di più sull'aterosclerosi, aterosclerosi non significativa. Quindi questo è per tutti voi, per condividere il vostro pensiero. Penso che sia un punto molto interessante e stimolante da discutere. Quindi inizierò io con una domanda. Abbiamo osservato un effetto coerente nello studio sull'ESUS e se pensiamo al concetto iniziale, quindi gli ESUS sono ictus embolici e ogni embolo ha una componente di piastrine, una di fibrina e di globuli rossi e non conosciamo le proporzioni in un dato trombo, in un dato embolo. Quindi state guardando un trattamento che può mitigare l'adesione delle piastrine e la generazione di fibrina. In COMPASS abbiamo visto un effetto sull'ESUS nella popolazione COMPASS con aspirina e rivaroxaban a basso dosaggio, purtroppo con emorragia, e penso che l'attenta evoluzione del dosaggio in Pacific e Axiomatic vedremo i risultati di Labrexia. Ci ha aiutato ad arrivare a una dose di aspirina e asindexin che inibiva questi trombi. Abbiamo notato un ottimo effetto nello studio Oceanic con ESUS. Sì, sapete, penso che una grande lezione da Oceanic sia che in futuro non credo sia utile dividere troppo i sottotipi di aterosclerosi, ESUS e malattia dei piccoli vasi. E forse solo in termini di vostre domande su cosa significhi questo per le eziologie sottostanti degli EIC? Beh, certamente da Navigate e Respect e dagli studi successivi. Abbiamo imparato che la FA non è una componente così grande come pensavamo, altrimenti questi pazienti avrebbero avuto esiti con gravità dell'ictus maggiore e avrebbero risposto preferibili inibitori del fattore 11 o della trombina. Ma un altro, penso, punto di apprendimento qui è che naturalmente, una delle maggiori critiche agli ACE era che si stava testando un trattamento per una popolazione eterogenea.
e dare forma a ciò che era inefficace, dobbiamo fenotipizzare i pazienti con cura. E quell'esercizio è stato fatto negli studi Atticus, così come in Arcadia, dove in Atticus hanno preso di mira i pazienti con ACE che erano più propensi ad avere fibrillazione atriale. In Arcadia hanno preso di mira i pazienti che avevano cardiomiopatia atriale su biomarcatori, diversi biomarcatori che indicavano cardiomiopatia atriale. E anche lì non c'è stato davvero nemmeno un guadagno incrementale che è stato visto in quegli studi rispetto agli studi ACE originali più eterogenei. E quando abbiamo visto quello, il nostro pensiero è stato che forse il problema non era la costruzione, ma l'inibizione isolata del fattore 10A o l'inibizione diretta della trombina. La letteratura suggerisce che le persone con AC, anche se fenotipizzate con cura, si scoprirà comunque che 2/3 della popolazione ha ideologie multiple in competizione e 1/3 ne avrà 3 o più di ideologie in competizione. E per fare un esempio, anche isolando una popolazione di Arcadia, quella popolazione avrà comunque aterosclerosi non sinodica e non saprai mai l'origine del coagulo. Ed è per questo che un'inibizione più ampia della trombosi con doppio percorso potrebbe essere la soluzione efficace con un grado maggiore di inibizione della trombosi tramite 2 meccanismi diversi per affrontare un'entità eterogenea che con le attuali tecniche diagnostiche, modalità, non potremo curare il fenotipo come vorremmo. Ottimo, Grazie. sono pienamente Sono totalmente d'accordo d'accordo. con le opinioni del professor Sharma e del professor Shomanesh. E vorrei aggiungere che anche nella nostra popolazione l'eziologia più comune per l'ESUS è placca aterosclerotica non stenotica. Quindi penso che il blocco di 11 funzionerebbe. No, eccellente. Penso che questa sia davvero, lei ha fornito una panoramica molto completa. Solo questa domanda da Gustavo Gassaposnik su come si può immaginare. Come immagina che la Sodexia sposti il nostro attuale algoritmo di prevenzione secondaria specificamente? Vede questo fattore di inibizione dell'11 estendere la finestra DAPT da 20 a 90 giorni? Comincio da te, Mike. Allora, ottima domanda. Penso che questo cambierà fondamentalmente il nostro approccio alla prevenzione secondaria dell'ictus. Non serve categorizzare con cura gli ictus, si notano vantaggi in tutti i tipi di ictus e questo si aggiunge alla terapia antipiastrinica. Quindi penso che lo useremo iniziando presto dopo l'ictus o il TA, aggiungendolo alla terapia antipiastrinica e continuando. Non vediamo ancora nei dati un momento in cui perda efficacia. A mio parere, dovremmo continuare con le cure finché il rischio per il paziente non è scomparso nel caso dell'ictus. Quindi questo sarà, se vogliamo, un rimpiazzo della monoterapia con aspirina. Il trattamento a lungo termine per molti pazienti è con Asindexin e aspirina. Sì, Ashkan, lei ha parlato del meccanismo del fattore 11. Quindi se ha un paziente con trauma trattato per un ictus acuto che è in terapia con asodexia o con un fattore 11, lo trombolizzerebbe o no? Questa è la domanda che tutti noi neurologi dell'ictus ci porremo. Penso sia un punto importante. Sì, è una domanda molto importante e credo che ARA rilevante, dato che il 70% dei nostri pazienti con ictus ora presentano un'elevata incidenza di ictus ischemico non cardioembolico. Quindi la prima risposta è che semplicemente non lo sappiamo con un alto grado di accuratezza, ok? Ma quello che posso dire è fornire un senso di rassicurazione che possiamo farlo caso per caso. Il primo punto è che ci sono stati studi sugli animali in cui hanno dimostrato che gli animali trattati con fattore
11A inibitori, in questo caso era Asindexin, rispetto a non esserlo, che poi ricevono la trombolisi, hanno lo stesso grado di sanguinamento sia che siano pretrattati con Asindexin o no, ok? Il secondo punto è che abbiamo ora molta letteratura osservazionale che suggerisce che anche nei pazienti che assumono un rischio più elevato di anticoagulante, il trattamento con trombolisi sembra essere sicuro come gli inibitori del fattore 10A o della trombina. Ora, questi sono dati osservazionali soggetti a bias di selezione e confondimento. E ora c'è un grande studio di fase 3 che stiamo conducendo in collaborazione con l'Università di Berna, chiamato DOIT, che cerca di affrontare specificamente questa domanda. Ma sulla base di queste due osservazioni, le nostre raccomandazioni ai nostri investigatori durante la partecipazione allo studio erano di procedere caso per caso. Ad esempio, se qualcuno si presenta con deficit invalidanti e non hanno un coagulo che sia suscettibile alla trombectomia endovascolare. Abbiamo avuto diverse dozzine di casi di pazienti trattati con trombolisi durante lo studio per esiti di ictus ischemico. Mike Sharma presenterà i loro risultati all'ESOC in relazione al loro NICS pre- e post-trattamento e alle loro percentuali di sanguinamento grave dopo trattamento e EMERS a 90 giorni. E faremo anche un'analisi più approfondita perché abbiamo raccolto le TAC di questi pazienti. In seguito analizzeremo in dettaglio i gradi di trasformazione emorragica, i volumi dell'infarto e altro ancora. Confrontando coloro sottoposti a trombolisi con acido dexamina rispetto al placebo, si spera di fornire ulteriore rassicurazione entro l'anno. Eccellente. Quindi ho una domanda anche per il professor Chen. C'è una domanda sulla prevenzione primaria per un paziente con un alto carico di malattia aterosclerotica e lei ha già menzionato che nella popolazione cinese abbiamo un alto carico di stenosi intracranica, a volte asintomatica. Molti pazienti ora fanno TAC o risonanza per mal di testa e scoprono gravi malattie. Quindi non abbiamo i dati, ma può la visione clinica essere utile nella prevenzione primaria? Sì, il numero da trattare per la Zidexin è maggiore rispetto all'aspirina, ma più efficace. Quindi penso che dipenda dal prezzo. Quindi sì, e naturalmente per la prevenzione primaria la cosa più importante è controllare i fattori di rischio e cambiare stile di vita. Questa è la cosa più importante. Ma per la terapia antitrombotica dipende dal rapporto costo-efficacia. Lo studio clinico. Sì, ma penso sia un'idea molto allettante per Bayer, pensando alla popolazione ad alto rischio di prevenzione primaria. Sì? Sì, dobbiamo fermare l'atro. Bisogna bloccare questa cascata. Vediamo cosa emerge da tutti i dati e anche dai dati di registro. Dipende quanto sfondamento ci sarà nella nostra vita clinica. Ho un'altra domanda che arriva riguarda nella sua pratica clinica a quale gruppo di pazienti aggiungerebbe Asundexion e in quale stadio di ictus? Inizierebbe anche in un ictus stabile con terapia antiaggregante singola se soddisfa i criteri in retrospettiva? Quindi probabilmente se ha già un paziente che segue e conosce i risultati del trial, cosa farebbe? Darebbe anche a Sundexion, anche se sono magari a 1 anno o 2 anni dopo l'ictus. Sappiamo che c'è un tasso di recidiva del 25% dopo 5 anni. Questa è l'ultima domanda per tutti voi. Cosa fareste? Signore prima? Penso che all'inizio sarei propensa a usarlo per il paziente ad alto rischio, ad esempio il paziente con ictus esteso.
Sì, e forse quando avrò più esperienza o più fiducia, allora forse cambierò tutta la mia pratica clinica. Non ne sono sicura. Sì. E anche forse quando il prezzo scenderà? Sì. Professore Sharper, È un'ottima domanda. Nel trial abbiamo randomizzato i pazienti entro 24 ore dall'insorgenza dei sintomi. Tuttavia, osservando quelle curve, notiamo che l'effetto persiste per tutto il periodo di follow-up. Quindi, se penso a un paziente che è più lontano nel tempo, non sono preoccupato che sia inefficace. La vera domanda è se ci sia un rischio per il paziente. Non sembra esserci, non vediamo un aumento delle emorragie. E poi, l'ultima cosa, è davvero il costo. Credo che dove il costo è sostenibile nella mia pratica clinica, pur riconoscendo che non abbiamo ancora i dati, sarei incline a iniziare nei pazienti successivamente. Quindi la Prof. Chang ci ha mostrato dati di rischio che persistono nel tempo. In Compass, sapete, i pazienti con un precedente ictus erano in media a 4 anni dal fatto, con un rischio del 3,2% annuo. Ciò equivale al 10% di rischio in 3 anni. Quindi anche quei pazienti ben gestiti potevano beneficiare di un altro trattamento. eccellente. Ashkan. Simile per me. Penso che la prima sia una specie di ampiezza di pazienti che avrei curato, basandomi sull'omogeneità delle interazioni tra i gruppi mostrate da Mike, con una riduzione assoluta del rischio del 2% l'anno. Ciò porta a un aumento significativo del guadagno ictus, soprattutto nei pazienti con ESIS, con un incremento del 4% dopo un anno, così 50 o 25. Oltre a tutto ciò che stiamo già facendo, l'unica cosa che mi impedirebbe di usarlo ampiamente nei pazienti TIA esterni ad alto rischio non cardioembolici idonei per il trial sarebbe il costo. Se fosse fondamentalmente non ottenibile per certi pazienti. E poi l'altra questione è quanto tempo dopo l'ictus. Certamente penso che, basandomi sulla continua divergenza nel tempo, nella prima settimana o nelle prime 2 settimane dopo un ictus non esiterei, ma certamente quando si tratta, diciamo, punti di partenza oltre 2 settimane. Forse lo farò in situazioni con un rischio a lungo termine più alto. Meraviglioso. Grazie mille. Grazie a tutti gli oratori. Professoressa Chen, professor Shomanesh, professor Sharma. Sono onorata di aver presieduto questo webinar meraviglioso. E ringrazio anche Bayer per il supporto non vincolato per questo webinar e la WSA per averci ospitato. Penso che la formazione sull'ictus sia importante per prevenire questa patologia, metterla in cima all'agenda per ridurre il carico. Perché sappiamo, tutti noi sappiamo, e abbiamo tutti i nostri pazienti quando arrivano. Il primo ictus è qualcosa che è già devastante. E la domanda è: come posso proteggermi dal subire un secondo ictus? E andare a questo 2 volte è qualcosa che sappiamo che ci saranno lunghi effetti cognitivi. Ci sarà più disabilità, quindi vogliamo salvare i nostri pazienti da questo. Quindi grazie mille per tutto il lavoro che avete già svolto e godetevi il resto della giornata. Grazie. Ciao ciao. Grazie.